intanto vi presento le persone che si sono aggiunte. Dunque, quindi abbiamo Tiziana Naimo, è conosciuta ai più dei nostri spettatori perché è uno degli attori molto presenti nella narrazione, diciamo, dell'autismo da un punto di vista appunto della neurodiversità. È una persona autistica, madre di 3 figli, 2 figli autistici e 1 in fase di valutazione, fondatrice di Bradipi in Antartide, cofondatrice di Aspironia, fa parte del comitato organizzativo di Outcamp, collabora al sito AutiWiki, speaker al Master Unipa 2018 e fa parte di Neuropeculiar, direttivo di Neuropeculiar, Movimento per la Biodiversità Neurologica. Quindi Tiziana, attraverso soprattutto il blog di Bradipi, fa un sacco di divulgazione oltre che di attivismo, e veramente in un modo brillante. Abbiamo Katiuscia Zoff, mamma di Ariel, bambina autistica verbale e non vocale, fondatrice del blog The Princess and the Autism, dal quale divulga esperienze di vita con Ariel, riflessioni importanti, è sempre molto interessante Katiuscia da seguire. È anche un'appassionata creatrice di ponti comunicativi, come dimostra già la sua presenza in questo evento, perché fa parte c'è un po' sempre stata questa spaccatura appunto tra l'advocacy portata avanti in maniera diretta, diciamo, e autodefinita dalle persone autistiche e l'advocacy portata avanti appunto dai genitori. Katiuscia è una di quelle persone che ha voluto capire. Di solito si crea una spaccatura, un muro di diffidenza anche reciproca talvolta. Katiuscia è una di quelle persone che si è messa a fare domande, che si è aperta molto con grande onestà intellettuale, e quindi la apprezziamo particolarmente. Abbiamo Andrew dell'Antonio, o Andrea come ama essere chiamato. Andrea è in realtà è il nostro punto di contatto con l'advocacy di oltreoceano. Infatti è residente nel freddo Texas, sua figlia e suo figlio e probabilmente sua moglie sono autistici, mentre la sua diagnosi è di ADHD, quindi non sono autistico ma sono comunque neurodivergente. Insegna storia della musica a livello universitario ed è impegnato nell'attivismo per la neurodiversità da circa un decennio. Dunque, allora, io ho invitato queste persone all'interno di questo dibattito che vorrei che fosse veramente gestito in modo molto, come dire, conviviale e rilassato. Ciao Ariel. Ciao. Ciao Ariel. Ciao bella. Ciao. Perché mi farebbe molto piacere accendere appunto un dibattito, un confronto su alcuni spunti che ho tratto da Pinguini nel deserto. Intanto Pinguini nel deserto, come abbiamo capito perfettamente dalla presentazione di Alice, analizza il fenomeno dello stigma, della stigmatizzazione. Nel testo è definito lo stigma come una frattura tra identità sociale virtuale, cioè ciò che ci si aspetta che l'altro sia, e l'identità, diciamo, attualizzata, come la persona effettivamente appare, e interpreta questo scarto come negativo rispetto alla norma, ok? Quindi laddove una persona appare in modo difforme da come ci si aspetta che debba essere chiunque, viene immediatamente percepito come qualcosa da tenere a distanza o comunque di non conforme, e si sviluppa una sorta comunque di disagio anche relazionale, no? Che poi dà luogo a tutta una serie di situazioni molto specifiche. Si fa una distinzione tra stigma attuato e stigma percepito, dove lo stigma attuato è quello che si vive direttamente, quindi la discriminazione effettiva che viene agita sulle persone in termini di emarginazione, di privazione di opportunità, eccetera, e lo stigma percepito, quindi l'oppressione che in realtà viene poi interiorizzata. Quindi anche laddove non c'è uno stigma attuato, effettivo, però da parte della persona c'è questa esperienza
costante comunque di stigmatizzazione che porta anche talvolta ad auto privarsi di tutta una serie di opportunità perché si dà per scontato che siano precluse, no? E c'è evidenzia anche una forma di stigma che ho trovato un'interessante puntualizzazione, che è il cortesi stigma, ovvero lo stigma di riflesso, cioè lo stigma che poi effettivamente vivono anche tutte le persone che sono strettamente legate con la persona oggetto di stigmatizzazione. Quindi i genitori, gli amici, le persone che comunque decidono di avvicinarsi o si ritrovano per questioni appunto parentali ad occuparsi strettamente della persona autistica. E di come questo stigma alla fine rappresenti per tutti questi attori una sorta di barriera. Si parla di barriere architettoniche per chi ha, diciamo, una disabilità motoria, ad esempio, no? Per quanto riguarda invece quelle che sono le cosiddette disabilità cognitive o comunque date appunto da un'interazione discriminante fondamentalmente fra la società e chi porta delle differenze, diventano delle barriere a fare e delle barriere ad essere. Quindi non soltanto barriere architettoniche, ma si attuano barriere a fare, quindi effettivamente l'impossibilità di fare delle cose o perché precluse effettivamente o perché la società non fa nulla affinché tu possa essere in grado di farle, e le barriere ad essere, quindi come dire, tutte quelle barriere che ti impediscono di essere la persona che tu magari senti di poter essere, no? Ma che la società dà per scontato che tu non potrai mai diventare. Le persone con disabilità intellettiva sembrano, rispetto a quanto narra appunto il testo, particolarmente soggette a questo tipo di disabilismo, no? Quindi inteso il disabilismo come una forma di discriminazione, di razzismo nei confronti delle persone che hanno qualche tipo di differenza o di disabilità effettiva, e nei confronti delle persone con disabilità intellettiva questo diventa una sorta di disabilismo psicoemozionale, ok? Quindi attraverso tutta una serie anche di atteggiamenti infantilizzanti, paternalistici, la negazione anche dell'umanità di una persona, è come se non fossimo, perché in realtà ci si ritrova poi in queste situazioni quando si dichiara di essere autistici, effettivamente c'è come una sorta di abbattimento delle aspettative, a prescindere dal fatto che ti sentano parlare, ragionare, eccetera. Quindi in tutto questo io vorrei sentire appunto l'impressione di Katiuscia, di Andrew e di Tiziana, più che altro capire se si riconoscono in questo tipo di dinamiche. Con Katiuscia, per esempio, abbiamo anche parlato qualche volta, no? di come in realtà essere la mamma di una bambina differente in realtà poi crei tutta una serie di situazioni sociali, anche dolorose, no? Di esclusione non soltanto della bambina, ma anche familiare o anche della tua persona come mamma. Sì, effettivamente diciamo che io abito in un piccolo paese, quindi sono molto fortunata perché Ariel è conosciuta da tutti, quindi diciamo che situazioni di stigma proprio nel paese non ne ho avute. Però chiaramente può succedere per assurdo il contrario, ossia che la stigmatizzazione diventi non l'esclusione, ma il voler portare in eccesso alcune caratteristiche, quindi ti ritrovi la nomea di mamma coraggio quando tu alla fine stai appena cercando di capire il tuo ruolo genitoriale come una bambina che ha caratteristiche personali sue, come sono esattamente personali sue quelle del fratello neurotipico. Quindi la stigmatizzazione secondo me ha diverse sfaccettature. Ovviamente la più dolorosa è quella negativa, perché chiaramente l'esclusione purtroppo succede e a volte succede in maniera involontaria, perché
quindi è più a volte, per quanto mi riguarda, è più spesso percepita che realmente perpetrata, nel senso che magari a volte sono io che mi sento esclusa perché vedo magari le amiche al bar e io non sono stata invitata e penso, ah ecco adesso mi hanno esclusa. In realtà magari dovevano discutere di cose loro e non c'era nessuna connessione diretta con la condizione di mia figlia, ma con una realtà diversa. Poi chiaramente queste cose sono cose che si sviluppano nell'arco degli anni e più passa il tempo, più è difficile scardinare certi meccanismi mentali per il quale una persona tende a sentirsi isolata, questo assolutamente sì. Quindi il Però sì, famoso ecco. stigma percepito. Esatto, esatto, per quanto mi riguarda sì, perché diciamo che c'è stata una sorta di pulizia dei contatti subito dopo la diagnosi, perché alcune persone subito dopo la diagnosi sono sparite e non si sono più viste. Altre invece si sono avvicinate con curiosità, con affetto e sono rimaste. Quindi diciamo che è la fase iniziale, secondo me, del post-diagnosi in cui si inizia subito a capire chi ci sarà e chi invece non ci sarà più. E ovviamente è doloroso perché è proprio in quel frangente che un genitore ha più bisogno possibile di avere a fianco delle persone che magari lo aiutino a vedere anche le cose in maniera diversa, perché a volte si è così compresi nel proprio dolore da non riuscire a vedere in realtà la creatura che si ha di fianco, che è una creatura splendida, esattamente come era il giorno prima della diagnosi. La creatura non è cambiata, il bambino, il figlio è sempre lo stesso. C'è solo quel giorno, il giorno zero, che fa da spartiacque tra la vita prima e la vita dopo, ed è un assurdo perché poi alla fine non cambia, cioè il bambino, i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza rimangono comunque quelli, indipendentemente da tutto, secondo me. Sì. Io volevo sentire anche Andrew su questo aspetto. Andrew, eccolo. Certo, Sì. volentieri. Allora, parto forse un po' burbero per dire che la ragione per cui vado come Andrew qui negli Stati Uniti è perché non mi piace come dicono Andrea, e non mi piace, mi spiace Alice, neanche come gli italiani dicono Andrew, quindi chiamatemi Andrea, vi prego, perché altrimenti mi rompo. Dunque, sì, cioè, secondo me una delle cose più difficili, come dice giustamente Katiuscia, è il modo in cui i genitori vivono questo momento di definizione del bambino, che data la società, dato lo stigma della società, è appunto mia figlia quando è stata diagnosticata 15 anni fa, 15 anni fa negli Stati Uniti, vabbè, l'autismo girava da parecchio, però era ancora una tragedia molto, molto gettonata dall'Autism Speaks, e quindi l'idea, oh mio Dio, bisogna fare qualcosa, no? E quindi subito si viene tirati in questo giro di interventi, mentre piano piano, grazie a Dio, sono riuscito ad arrivare con amicizie varie con autistici qui negli USA a un livello di capire che la normalità in effetti non esiste. No? Cioè, questo tipo di cose che voi a Neuroperculia dite da parecchio, cioè che in fondo cercare di definire un normale è quello che rende difficile la questione a quelli che vengono stigmatizzati. E quindi se anche noi, cioè io per esempio, questa diagnosi ADHD l'ho ricevuta 4 anni fa. Prima di allora io ero neurotipico, in teoria, però non lo ero, no? E quindi in effetti in parte si tratta, credo, del rifiuto della neurotipicità da parte dei genitori, che siano diagnosticati o meno, perché una volta che riusciamo a rifiutare questa idea del tipico, allora, come dice Katiuscia, a quel punto possiamo veramente renderci conto che noi siamo quel che siamo e i nostri bambini sono quelli che sono, e quindi questa questione dello stigma spetta anche a noi in un certo senso di rifiutarlo, no? Chiaramente non possiamo rifiutarlo solo noi soli, abbiamo una società che ci stigmatizza, che stigmatizza specialmente i nostri bambini, però se noi non possiamo dichiarare che lo stigma è inventato, no? Non basato sulla realtà, ma inventato da una società che non riesce a capire la diversità in questo senso, allora
allora siamo in certo senso anche noi complici, cioè non voglio incolpare, perché naturalmente una delle cose che succede spesso con noi genitori è che veniamo incolpati da un po' tutti, no? Dalla società, può anche essere ragionevolmente, io ho avuto molte conversazioni molto utili con colleghi autistici qui negli Stati Uniti che mi hanno incolpato, giustamente, per essere abilista, no? per non accettare mia figlia come fosse. E avevano anche ragione, quindi questo ha aiutato molto. Però è vero anche che essere incolpati è difficile, no? Perché in fondo noi vogliamo il meglio per i nostri bambini, chiunque, spero, genitore vuole il meglio per i propri bambini, e quindi sentirsi dire che no, tu stai maltrattando il tuo bambino è difficile, no? E capire e accettare questa frase è difficile, però naturalmente ce lo sta dicendo anche la società, che quelli che ci vogliono dare l'ABA per i bambini dicono no, se non fate 40 ore a settimana con i bambini, allora state maltrattando i bambini, perché quindi chiaramente da tutte le direzioni vengono queste colpe, no? queste accuse. Ma se non riusciamo a rifiutarle, proprio da entrambi i lati, no? Per dire, questo stigma è creato da una società che appunto non capisce le differenze. Allora credo che sia un inizio, però naturalmente è difficile perché a un certo livello ce lo sentiamo dire dappertutto, i nostri bambini hanno delle difficoltà, questo è sicuro, e in effetti anche l'inclusione, questa è una cosa interessante che una collega ha scritto un paio di giorni fa qui negli Stati Uniti, l'inclusione può essere una cosa molto difficile per le persone stesse che vengono incluse, perché se il contesto non è, come dire, non accoglie, no, cioè tu puoi includere, ma se non accogli, se non crei situazioni che rendano facile l'inclusione per la persona che viene inclusa, allora in un certo senso è quasi peggio, perché la persona si sente ancora più stigmatizzata, perché sì, va bene, vieni qui, ti includiamo, però non cambiamo niente, no? O quel che cambiamo è così poco che tu stai ancora peggio. Quindi secondo me è una cosa molto complessa, cioè non è una cosa facilmente risolvibile, però secondo me, per me almeno, il primo passo è stato e è continuamente l'idea di rifiutare l'idea della normalità. E di rifiutare l'idea che si possa anche essere normali, perché appena lo rifiuti, allora le persone che cercano di rendere te e i tuoi bambini normali sono persone che non hanno alcun senso. Ed è un inizio, credo, per cercare di trapassare o almeno di lottare contro questo stigma, per me almeno. Sono molto d'accordo sul fatto che sia davvero difficile in un certo senso questo percorso, ma perché in realtà anche le persone che dovrebbero favorire, cioè veicolare queste informazioni, questo percorso, e che quindi devono interiorizzarle prima, in realtà sono esse stesse, cioè le persone autistiche stesse sono cresciute nella stessa cultura normocentrica in cui sono cresciuti e sono stati educati anche i genitori banalmente, quindi effettivamente lo stigma interiorizzato non è necessariamente qualcosa che ti viene inculcato, cioè in maniera no, contestuale, ma è qualcosa che tu acquisisci come modello già a prescindere e molto prima magari anche di ricevere una diagnosi. Quindi tu fin da bambino impari cosa è normale e dove sono i confini che delineano la normalità, e soprattutto a questa normalità viene attribuito un valore morale in qualche maniera. Quindi quello che rientra nella norma è giusto, è bello e, come dire, è anche rassicurante. Tutto ciò che esce fuori da quei confini, che poi sono talmente relativi perché chiaramente col progredire della società banalmente vengono continuamente spostati, però per una questione probabilmente di autorassicurazione abbiamo bisogno sempre di sentirli invece come molto netti, come confini molto ben riconoscibili, perché così ci sentiamo al sicuro che sappiamo distinguere quello che è giusto da quello che è sbagliato. Volevo, prima di fare una domanda nello specifico a Tiziana, volevo chiedere ad Alice se chiariva velocemente il significato delle 3 strategie di resistenza allo stigma che vengono elencate nel testo, quindi il passing, il covering e il withdrawal. Allora, queste sono in realtà delle strategie che sono state individuate da Erving Goffman, che è un famosissimo sociologo e che è anche appunto l'autore di Stigma, il
il libro che sostanzialmente poi ha aperto la strada appunto agli studi in sociologia sullo stigma associato a diverse condizioni, no? Insomma, Goffman originariamente faceva diversi esempi, non soltanto legati appunto a una condizione, a una malattia o comunque a una diversità di tipo neurologico fisico, ma anche ad esempio una forma di comportamento, tra virgolette, passatemi il termine, deviante, quindi come poteva essere l'alcolismo. Allora, il passing, che è la prima strategia. Allora, Goffman nel suo testo individua queste tre forme di strategie, diciamo, che gli individui possono mettere in atto per gestire appunto lo stigma e soprattutto controllare le informazioni che gli altri hanno di noi stessi. La prima è il passing, che significa cercare di passare per normali, e quindi chiaramente è una possibilità che è data soprattutto alle persone che hanno come dire, una diversità non manifesta. Quindi, ad esempio, io in realtà non è proprio così, perché nel mio caso io ho notato che anche nelle famiglie con figli trisomici, paradossalmente, no, in cui chiaramente la diversità è manifesta, in realtà la principale strategia che mettono in atto è quella proprio della normalizzazione, sostanzialmente della condizione del figlio, il tentativo di crescerlo in tutto e per tutto come un suo pari, e quindi creando anche un certo tipo di aspettative, diciamo, nei confronti, no, di questi ragazzi che erano totalmente ignari della loro condizione, infatti nella maggior parte dei casi, e si definivano appunto come magari persone con gusti diversi rispetto agli altri, ma non erano veramente, come dire, consapevoli del tipo di condizione che avevano. Quindi questa è la prima, è, diciamo, è la prima strategia, che non era invece così diffusa, diciamo, tra i genitori che ho intervistato con figli appunto con autistici, perché in molti casi diventa problematico sostanzialmente, soprattutto quando nelle interazioni questa diversità dei loro figli in qualche modo diventa, anche in quel caso, manifesta, no? Attraverso magari comportamenti o attraverso gesti specifici. Il covering è il tentativo come dire, di nascondere come dire, di mascherare, in qualche modo di nascondere la specificità della condizione sostanzialmente, no? E quindi di non negare, come invece il passing prevede, no? La diversità, no? Di accettarla, in qualche modo di riconoscerla, ma di relativizzarla sostanzialmente, no? Quindi di non, come dire, di non renderla così, come dire, impattante nella propria vita di tutti i giorni o nelle interazioni sociali. Il withdrawal invece è, diciamo, la strategia che molte ricerche che hanno studiato famiglie con figli con disabilità cognitivo-relazionale ha messo in luce, e che dal mio punto di vista non è così, secondo me non è più così diffusa, quindi soprattutto forse negli anni 70, che era quella sostanzialmente di rifiutare le interazioni sociali e quindi di evitare come dire, di portare il figlio in occasioni sociali, di affiliarsi alle associazioni, insomma di rendere evidente il proprio legame con la condizione. Dal mio punto di vista non è, almeno per le famiglie che ho intervistato, non è assolutamente più così diffusa. In realtà c'è in molti casi invece forse è più come dire, la reazione iniziale di fronte alla diagnosi che a volte può portare a un ritiro preventivo, no? Ma per una difficoltà, credo, a gestire una diversità o comunque anche proprio a parlarne sostanzialmente, ad avere il linguaggio giusto per comunicarlo agli altri. Dopodiché mi sembra che col passare del tempo effettivamente questo sia una strategia che è molto abbandonata, diciamo, dalla maggior parte dei genitori. E questo in modo interessante è anche un qualcosa che si riduce col passare del tempo, cioè man mano che il figlio in qualche modo poi diventa adolescente e poi adulto, diciamo. Queste, diciamo, sono le principali. Poi ovviamente nel mio studio ho cercato di analizzare le varie sfumature, diciamo, che queste assumono nelle strategie adottate dai
dai genitori, però sicuramente li ho ritrovati in entrambi i gruppi, sostanzialmente, sia nei genitori con figli trisomici che nei genitori con figli autistici, ma con, come dire, con conseguenze, con gradi anche diversi, insomma. Certo. Sì, riguardo appunto all'argomento quindi di resistenza, tra virgolette, allo stigma, quindi capire un po' come amministrare lo stigma, come gestirlo, mi ha colpito, per quanto in realtà sia nel momento in cui lo si incontra un concetto assolutamente evidente, il concetto di stigma coaching, no? Quindi nei confronti dei figli poi sono i genitori che in effetti trasmettono la maggior parte delle strategie di fronteggiamento dello stigma in qualche maniera, quindi un po' i figli acquisiscono o dall'esperienza, diciamo, osservativa banalmente, quindi guardo babbo, guardo mamma come fanno e più o meno imparo a relazionarmi rispetto a certe situazioni come vedo fare a loro. Un po' anche in maniera, secondo me, invece proprio direttamente istruttoria in qualche maniera, quindi cioè il genitore insegna, tu fai così, 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 rispondi in questo modo, non ti preoccupare. Poi chiaramente diventa evidente quanto la consapevolezza, l'interiorizzazione di certi concetti da parte del genitore quindi produca in effetti dei risultati completamente diversi nella capacità, nell'autonomia da parte del figlio di gestirsi in situazioni appunto problematiche. E in questo senso appunto volevo chiedere a Tiziana che, essendo una persona, cioè io immagino che faccia molta differenza in questo senso, anche se poi le differenze, come dire, probabilmente nel comunicare molto, nel confrontarsi molto, come succede per dire anche con Katiuscia. Credo che queste differenze piano piano possono andare a diminuire, però in effetti se noi partiamo dall'inizio, da quando arrivano le diagnosi, per semplificare, c'è molta differenza tra un genitore neurotipico che acquisisce la diagnosi del figlio e la acquisisce quindi con tutta la retorica e la prospettiva neurotipica e la retorica medicalizzante, rispetto a un genitore che magari insieme alla neurodiversità del figlio scopre anche la propria neurodiversità, perché effettivamente il fatto di dover vestire in prima persona gli stessi vestiti, le stesse etichette, produce, come dire, una prospettiva un attimino diversa. Perché tu puoi prendere, tu ti puoi fidare di un medico che ti dice tuo figlio c'ha sto problema. Tu puoi dire sì, lo vedo, puoi dire boh, a me non sembra, però se me lo dice l'esperto, no? Ma se ti dicono che tu hai sto problema, in questa cosa tu non funzioni e tu dici bah, io ho tanti problemi, riconosco la mia neurodiversità, però a me sta cosa non mi sembra tanto un problema. E decido magari di metterlo in discussione, che il problema non sta in quella caratteristica, ma nell'interpretazione di quella caratteristica. Adesso non so se io tendo sempre alla contorsione, però spero, ditemelo se mi sto contorcendo troppo. E quindi da Tiziana volevo un attimino una riflessione su questo, perché lei, in quanto mamma autistica, di figli autistici, ci conosciamo bene con Tiziana, sappiamo cioè, che in realtà tendiamo a suggerire delle strategie differenti probabilmente da quelle che corrono per la maggiore nelle famiglie dove i genitori non sono autistici. Sì, intanto avendo avuto le diagnosi dei bambini in momenti differenti, la diagnosi aspettate, avvicino il microfono forse, la diagnosi di Dorian, che è il primogenito, l'abbiamo avuta diciamo quasi in contemporanea, quindi ero completamente, io riconoscevo che c'erano delle difficoltà, in particolare a scuola, e in tutti i modi ho cercato di capire a cosa fossero dovute queste difficoltà. Insomma, siamo arrivati dopo varie ricerche, varie vicissitudini alle diagnosi di entrambi, perché leggendo mi sono riconosciuta anch'io nella definizione di autismo.
E però devo dire che con lui l'ho affrontata in maniera diversa rispetto a come l'ho affrontata dopo con la più piccolina. Quando è arrivata diciamo, la diagnosi della piccolina, anche se ancora è ufficiosa, non è tutto, però c'è, anche lei è autistica, c'era già un equilibrio diverso, una mia consapevolezza, l'aver smontato tutta una serie di stereotipi anche molto normalizzanti che per prima ho applicato su me stessa, devo dire, e quindi è stato molto differente. All'inizio per me io volevo in qualche modo, quando è arrivata la diagnosi di Dorian, dare a lui le possibilità che in qualche modo non avevo avuto io. In questo senso proprio è arrivata in un momento in cui è uscita fuori tutta la mia rabbia, tutta la rabbia del perché non se ne sono accorti e perché qualcuno non ha fatto qualcosa, perché appunto io ragionavo in quei termini lì, in termini di giusto e sbagliato, di normale e non normale. E invece quando è arrivata la diagnosi della piccolina avevo fatto già tutto un percorso smontando anche tutta una serie di preconcetti sul come si debba essere, su come tu devi essere, come ti devi comportare necessariamente in alcuni contesti, e quindi lei intanto ci è arrivata proprio per delle piccole sfumature, ci siamo accorti per dei problemi sensoriali, il tapparsi le orecchie con i rumori forti, e le calzine che stringevano, mamma mi bruciano i piedi, mentre al più grande, il più grande ho insistito per alcune cose, tipo dai mettiamoci le calzine, dai, perché si doveva essere in un determinato modo, secondo la mia convinzione da allora. Anche secondo l'ottica della desensibilizzazione, no? Sì, io ho sempre negato, non li ho mai riconosciuti i miei problemi sensoriali, e li ho sempre, in qualche modo, mi sono sempre forzata anche dove non c'era motivo di forzarsi. E in qualche modo ho spinto anche lui a forzarsi, negando un pochettino quello che erano delle difficoltà, prima negando le mie difficoltà e poi negando le sue difficoltà. E se questo dico, l'ho fatto io, che comunque sono autistica anch'io, non avendo però delle cognizioni di base, una consapevolezza che poi negli anni, sono passati anni, piano piano ho raggiunto. Io penso che anche una persona neurotipica che non ha completamente nessuna idea di come possa sentire una persona autistica, mi rendo conto che questa cosa faccia la differenza. Quindi anche se io penso che anche se non le provi certe cose, perché non le vivi in prima persona, il fatto di conoscerle, il fatto che qualcuno te le abbia spiegate in un certo modo, intanto ti fa capire che non sono capricci, che sono cose reali, che effettivamente esiste un modo diverso di sentire, di essere, di funzionare rispetto a quello neurotipico. E ti permette, oltre che di accettarlo, di non negarlo in questo modo, perché negare le proprie stesse sensazioni o le sensazioni dei propri figli, dicendo che derubricandole a esagerazioni, a qualcosa che di fatto non esiste, toglie la possibilità, proprio la possibilità di esistere della persona. Cioè, le nostre sensazioni in qualche modo ci rendono anche quello che noi siamo. E se qualcuno le nega in maniera pedissequa da quando sei nato, questa cosa finisce per creare un grosso solco dentro di te, qualcosa che poi è difficile da superare. Io ci ho messo, devo dire, ancora sto facendo del lavoro, ci ho messo anni, e in questo devo dire che
non solo la mia diagnosi, ma quella di mio figlio mi ha proprio molto, molto aiutata, molto educata, anche nel vedere lui come un po' come specchio, nel rivedere me e nel vedere anche come ero stata severa nei miei confronti, e come lo ero anche con lui. Diciamo, adesso mi rendo conto di tante cose che diciamo non andavano proprio bene. Per essere quello che si aspettava da me che io dovessi essere, ho negato una parte molto importante di me e in qualche modo stavo negando anche una parte molto importante di lui, perché c'era proprio quest'idea della normalità, di come tu devi essere, tu a una certa età devi essere così, poi cresci, sei adulto, devi essere così, sei genitore e devi essere così, e quindi un pochettino cerchi sempre di adeguarti a quello che hanno tracciato un pochettino, non si sa chi poi, o le persone che sono di fianco a te, la società, le cose che poi alla fine pensi pure di volere, perché sono quelle che hanno tutti, che fanno tutti, e quindi pensi che sia giusto che le faccia anche tu, e che in qualche modo tenda anche tu a... quindi sotto questo punto di vista proprio capisco che io tendo sempre un po' a mettermi, si dice che gli autistici non provino empatia, io tendo sempre un po' a mettermi, anche forse pure troppo, nei panni degli altri, e quindi molte volte quando mi trovo ad avere a che fare con delle persone, con dei genitori, con cui si ha un dialogo difficile, mi ricordo anche di come potevo essere io all'inizio, quando non avevo alcuna consapevolezza anche del mio modo di essere, e in qualche modo cerco anche di un po', non dico giustificare, di capire, e di cercare di magari di spiegarmi in una maniera sempre più chiara, perché queste cose cioè nessuno nasce con la scienza infusa, certe cose si possono spiegare, si possono insegnare, cioè, quindi il fatto che noi le raccontiamo è fondamentale. Spero di essere stata chiara, perché ho tipo 2 neuroni che viaggiano proprio alternati. No, più che chiara, Tiziana, grazie a Alice mi ha dato l'opportunità di intervenire brevemente. Tiziana, guarda, quel che dici è essenziale, l'ha detto perfettamente. Questa faccenda del coaching per me è molto importante, e un parallelo che a me, cioè, mi ha fatto pensare molto, aiutare molto, è che qui negli Stati Uniti la comunità dei sordi è molto... come dire, è molto fitta, no? Hanno una cultura sviluppata da decenni, hanno un'università propria, e hanno, io ho un'amica che è un bambino sordo, e hanno questa risorsa che quando un bambino viene diagnosticato come completamente sordo, le persone sorde vanno all'ospedale a parlare con i genitori, a dire benvenuti nella comunità. Vostro figlio ha una differenza, sarà difficile, però abbiamo una comunità che l'aiuterà, che è una cultura nostra, no? E quindi è una cosa molto diversa, è un coaching che viene dalla comunità stessa, che il genitore non deve dire, oh Dio mio, cosa sarà di mio figlio, ma se il genitore accetta, non succede sempre che il genitore accetta questa risorsa, però se il genitore accetta, allora viene immediatamente aiutato da una comunità che capisce, che può provvedere il proprio coaching. Quindi secondo me chiaramente il genitore, autistico o meno, ha una grande responsabilità di fare un coaching al figlio, alla figlia come può, però il avere adulti nella comunità che subito sono pronti a fare coaching per il bambino è una cosa completamente essenziale, e purtroppo già negli Stati Uniti stanno cominciando a cercare di farlo per l'autismo. Abbiamo un paio di associazioni che sono molto sviluppate e che hanno creato in effetti un sito web che dice Welcome to the Autistic Community, no? Benvenuto alla comunità autistica, e quindi boom, cioè già in teoria almeno c'è quella risorsa, però naturalmente non è una risorsa forte come quella dei sordi. Chiaramente in Italia immagino non esista questo, non so se esiste per i sordi, non so se i sordi siano organizzati così in Italia, no? E quindi a pensare cosa sarebbe un coaching dalla comunità se esistesse. Chiaramente non voglio mettervelo tutto addosso, però per me il coaching è anche quello, no? Che il genitore accetta di non poter far coaching
bene quanto le persone che hanno quell'esperienza a un certo livello. E scusa Alice, lascio a te perché poi adesso smetto. No, scusate, volevo reagire a un po' ai vostri commenti che sono veramente molto stimolanti. Allora, parto da quello di Tiziana e poi mi collego anche ad Andrea, perché in realtà Andrea tu hai tirato fuori esattamente quello che io intendevo mettere in luce nel mio studio. Cioè, secondo me il problema è proprio questo, cioè le persone neurodiverse non hanno dei ruoli positivi con cui identificarsi, dei ruoli sociali positivi con cui identificarsi, perché non c'è appunto proprio quel meccanismo comunitario, no? In qualche modo, o la presenza appunto di persone che con la loro stessa condizione, che in qualche modo le socializzino alla diversità. E quello che tu proponi, secondo me, sarebbe essenziale e fondamentale, nel senso che la creazione, appunto, un po' come in Italia, non è proprio come negli Stati Uniti per la comunità dei sordi, io un pochino la conosco, però effettivamente c'è sicuramente una forma, come dire, di identitaria molto forte, no? Nel tentativo quasi di trasformare la sordità come una diversità culturale, sostanzialmente. No? Noi abbiamo dei nostri modi di comunicare che sono diversi. Cioè io credo che questo sia proprio quello che manchi effettivamente in questo momento nel nostro paese, no? Un approccio, una retorica, una comunità che in qualche modo proponga, cioè che in qualche modo promuova, no, la visione della neurodiversità, del fatto che essere diversi, avere un diverso modo di percepire, di relazionarsi alla diversità, non sia necessariamente patologico sostanzialmente. Sì. E credo che questo si colleghi molto bene a quello che diceva Tiziana, cioè io credo che lo stigma, come io l'ho incontrato, sia proprio la negazione sostanzialmente delle proprie specificità, delle proprie peculiarità, no? Che non sono riconosciute come parte di un modo di essere, ma sono riconosciute, cioè sono o scambiate per qualcos'altro sostanzialmente, no? Appunto maleducazione, pigrizia, oppure associate a un'ipotetica malattia mentale o qualcosa di oscuro sostanzialmente. Ma cioè, e non invece la capacità di dire, beh, è semplicemente un modo diverso di percepire la realtà, ma che in qualche modo deve essere riconosciuto. Cioè, il discorso che una persona ha un'ipersensibilità chiaramente deve essere tenuto in considerazione, e il contesto sociale che deve tenere in considerazione la presenza di diverse forme di sensibilità, no? E questo si collega un po' al concetto di neurodiversità, un po' a quello che diceva Andrea all'inizio, cioè il problema è che l'inclusione paradossalmente può essere ancora più problematica se in realtà il contesto non è pronto ad accettare. Ma infatti io mi rifaccio in particolare a questo autore che è Thomas Armstrong, che sostiene che la neurodiversità impone che sia il contesto sociale a cambiare sostanzialmente, no? Perché è il contesto che deve prevedere il fatto che un po' anche i disability studies, il modello sociale ce lo dicono, e la società che deve tenere in considerazione il fatto che esistono diversi modi di camminare, diversi modi di sentire, di percepire la realtà, di relazionarsi, e deve in qualche modo creare delle condizioni affinché questi diversi modi non trovino delle barriere sostanzialmente a un'inclusione all'interno del contesto, a livello di inclusione che loro vogliono, come dire, raggiungere, no? Ma in qualche modo non deve essere a loro precluso, perché altrimenti, come dici tu, in realtà poi c'è l'effetto quello di ribadire sostanzialmente ancora di più la propria inadeguatezza, la propria diversità. Però se noi riuscissimo a creare sostanzialmente cioè a livello sociale sostanzialmente creare appunto una maggiore consapevolezza, una maggiore accettazione, una maggiore delle nicchie anche in cui comunque ci si può, delle nicchie ambientali intendo, in cui ci si può inserire senza grosse difficoltà, allora a quel punto chiaramente, come dire, l'inclusione è un fenomeno che può avvenire in modo molto più chiaro. Ma per me la differenza anche tra inclusione e integrazione, cioè l'inclusione è un contesto che accetta la pluralità dei modi di apprendere, l'integrazione è io persona che ottengo degli aiuti o dei dispositivi per integrarmi nella società. Cioè noi dobbiamo andare nella direzione dell'inclusione e non dell'integrazione fondamentalmente, questo a livello anche scolastico, insomma a tutti i livelli direi. Scusate, poi mi parto.
la resistenza, la difficoltà che stiamo incontrando nel portare avanti questi temi da parte di alcuni genitori, non tutti. Alcuni genitori hanno un po' la paura che portando avanti questo tipo di racconto diverso dell'autismo si possa arrivare a perdere tutta una serie di aiuti, di riconoscimenti che adesso ci sono, quindi perdere lo status di perdere la diagnosi, e quindi perdere quei pochi diritti che si sono conquistati anche con fatica. Questa è la resistenza che stiamo incontrando, cioè il fatto che le due cose non si escludano per forza. È difficile fare passare questo, almeno dal mio punto di vista. Sì, infatti Posso io... dire io Sì, prego, un paio di Catiuscia. cose? Ho ascoltato, sono stata No, ti stavo per fare una attenta. domanda, quindi vai intanto. Allora, no, il primo pensiero che ho avuto era la strategia, quella appunto del ripiegamento nel gruppo, no? Allora, quello che noto io nei genitori non è più un ripiegamento nel gruppo, come giustamente diceva la dottoressa, che forse era più una dinamica degli anni 70. In realtà ci si chiude, soprattutto all'inizio nel gruppo, per cercare fonti di esperienza comuni e confronto con chi sta attraversando la stessa situazione in quel frangente. Quindi questo è un aspetto. Poi, per esempio, io per tutelare mia figlia, ma questa è una strategia che adottano anche molti altri genitori come me, per tutelare mia figlia e la sua, come dire, ipersensorialità, tendo a non portarla più alle feste di compleanno, perché poi alla fine la festa di compleanno a chi serve? Serve ad Ariel o serve alla mamma di Ariel per socializzare? Allora dico no, Ariel alla festa di compleanno, se ci va 5 minuti prima che arrivino tutti gli altri, se è un amichetto al quale è più legata, porta il pensierino, facciamo la nostra presenza e quando arrivano gli altri salutiamo e andiamo. Molti genitori fanno così, però c'è una cosa da dire, io adesso lo dico molto francamente. Quello che noi genitori stiamo facendo adesso è un raccolto di tutte le esperienze passate fatte da chi ci precedeva. Quindi la cultura dell'autismo in Italia si sta costruendo giorno per giorno. Noi rispetto agli Stati Uniti siamo molto più indietro, non ci sono stati, è un dato di fatto questo, no? Quindi voi dovete portare pazienza con noi, perché voi genitori e voi persone autistiche dovete portare pazienza con noi, un po' alla volta, ci arriviamo anche noi. Ci vuole pazienza perché alla fine quelli sono figli nostri, cioè la paura più grossa che ha un genitore secondo me non è tanto il fatto di dire mi perdo la terapia AB in convenzione, quanto il dire oddio, e se adesso mio figlio non mi riconosce più nel mio ruolo di guida ma riconosce qualcun altro? Siamo italiani, siamo mamme italiane, cioè l'attaccamento al figlio è qualcosa di morboso, cioè diciamo le cose come stanno. Io amo i miei figli, cioè io veramente, non è un luogo comune, io per i miei figli mi butterei nel fuoco, per tutti e due alla stessa maniera. E sentirmi magari esautorata nel mio ruolo è una cosa che mi metterebbe davvero tanto in crisi. Quindi è una questione che dobbiamo venire noi genitori per prima a patti con noi stessi, perché cioè, poi alla fine la diversità assolutamente sì, e noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia delle strategie da seguire, perché chiaramente il mio modo di funzionare è diverso da quello di mia figlia. Io ragiono in maniera diversa da quello di mia figlia. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia da leggenda nell'interpretazione del suo modo di pensare, ma anche del suo futuro, perché io ho una figlia femmina con tutta una serie di problemi che non sono legati all'autismo, ma che lei ha, perché lei comunque non è diagnosticata ADHD, ma probabilmente c'è una ADHD, c'è sicuramente un disturbo del linguaggio, c'è la disprassia, chiamiamole comorbidità, è una parola che non piace, lo so, non piace, chiamiamole come vogliamo, però queste cose mia figlia le ha. E il cervello di Ariel è uno unico, quindi si vanno a innescare 300.000 difficoltà. Allora dico, se quella dell'autismo, che è quella poi della sua diagnosi,
ci sono delle persone che mi possono aiutare a capirla, ma viva Dio, ma ben venga che ci siano delle persone che mi aiutano a capire come devo interagire con lei. Lei ha 9 anni, 10 a giugno, tra un po' arriverà il menarca. Io ho bisogno che qualcuno mi dica come aiutarla a affrontare quel momento, perché è un momento importante nella vita di ogni donna e mia figlia è in primis una donna e io devo aiutarla in questo. Non posso farlo come avrei fatto come mia mamma ha fatto con me, devo usare delle altre strategie e io ho bisogno di consigli. Quindi io sto qui, ascolto e cerco di imparare il più possibile. Alcune cose funzionano, altre non funzionano. Ma come non funzionerebbe un consiglio di una mamma riferita a mio figlio? Perché? Perché comunque siamo persone, ognuno ha le sue caratteristiche personali. Questo è il mio pensiero. E qui ritorna anche la questione del coaching. Cioè il coaching fa parte dell'aspetto genitoriale, poi chiaramente viene enfatizzato in questi casi perché chiaramente sullo stigma in particolare uno attinge al proprio vissuto per cercare di dare dei suggerimenti, però il proprio vissuto è il proprio vissuto e rapportato a chi funziona in maniera diversa potrebbe fare più danno che altro oggettivamente. Quindi io dico parliamoci, confrontiamoci, ascoltiamoci senza muri, senza per forza metterci sulle barricate. Non siamo nemici, cioè io penso che quello che vogliamo tutti alla fine è portare a casa un futuro migliore per i nostri figli, perché io ormai ho 45 anni, ho già fatto il giro di boa, però io dico sì, a un certo punto mia figlia ha 9 anni, invece ha tutto un futuro davanti e io devo lasciare un mondo che sia disposto ad accoglierla, ad amarla per Ariel, non per quello che la mamma di Ariel avrebbe voluto 9 anni fa, per quello che sarà Ariel. Certo. Questo è il mio pensiero. Scusate se mi sono dilungata. Infatti guarda, Katiuscia, in realtà hai introdotto, evocato quelli che sarebbero stati i successivi 2 spunti, diciamo, di discussione che ovviamente io lo sapevo che avevo fatto una lista che mi sarebbe piaciuto approfondire, ma andremo avanti per tutto il pomeriggio e quindi ma che a questo punto però ci tengo un attimo a citare come concetti da lasciare lì e magari sviluppare o ognuno un po', come dire, per conto proprio o magari anche in situazioni che vorremmo creare. Uno è un po' il concetto che ho creato un po' questo neologismo di disabilitazione genitoriale, ovvero dei genitori che vengono oggettivamente disabilitati dalla diagnosi, dai terapisti, da tutti gli attori, diciamo, che si muovono intorno anche talvolta, come dire, in modo, non mi viene il termine, cioè che non potremmo fare diversamente, nel senso a volte per forza ci si deve rivolgere per certe questioni, no, a dei professionisti perché oggettivamente c'è bisogno di un supporto clinico da quel punto di vista, però intorno all'autismo questo tipo di supporti si traduce quasi sempre in una disabilitazione genitoriale, cioè i genitori ne escono sempre con la sensazione di non avere più la capacità di relazionarsi con il figlio perché è troppo diverso, perché non ci sono canali, è come se si dovesse imparare da capo a relazionarsi con sto bambino che, come dicevi, fino a ieri era mio figlio, da oggi è un bambino con autismo che quindi si dà per scontato che io non capisco, che magari certe cose ci sta pure, no? Che uno non le capisce e che giustamente ha bisogno di un confronto, di trovare delle spiegazioni, delle chiavi interpretative e va bene, ma si rimane sempre genitori, no? Sì. Rimane sempre un canale che invece dovrebbe essere trattato, secondo me, in modo quasi sacrale, perché andare a insinuare nella testa di un genitore di non essere in grado di essere genitore del suo bambino, secondo me fa un danno devastante sia al genitore e soprattutto al bambino, ok? Quindi è come se si dovesse reimparare da capo perché
come tu sei non puoi fare il genitore di un bambino con autismo. E questo io lo trovo veramente qualcosa di raccapricciante e credo che sia una problematica da affrontare. L'altro spunto è quello che tu hai portato, Katiuscia, rispetto al ascoltare persone autistiche che possono darti appunto delle chiavi interpretative, che possono aiutarti a capire quantomeno degli aspetti. E ovviamente io trovo folle che qualcuno pensi di poter raccontare, cioè di poter andare da un genitore a spiegargli com'è suo figlio, perché ovviamente, però certi aspetti comuni, diciamo, possono essere veicolati. Molto spesso quello che si incontra quando si cerca di comunicare alcune informazioni rispetto all'esperienza autistica è che i genitori a volte rispondono: ma tu non sei come mio figlio, che è qualcosa che so che voleva affrontare anche Andrew, anche se purtroppo ci mancano 3 minuti. Tu non sei come mio figlio perché mio figlio è grave, no? E tutto questo sta alla base della retorica della divisione tra appunto autismo, autismi, che viene trattata anche nel libro, autismo, autismi, e di quanto sia opportuna questa distinzione e di quanto sia opportuna, per esempio, potremmo approfondire una prossima volta, dice giustamente Tiziana, quanto sia opportuna anche una distinzione, per esempio, tra Asperger e autismo ad alto funzionamento o autismo in senso classico, no? Che se da una parte consente a pochi di essere usata come etichetta in maniera emancipativa, perché come dire, autodefinirsi Asperger è come ti consente di prendere le distanze da quegli autistici che, poveri disgraziati, gli è andata peggio, perché se vogliamo, come dire, essere truci, in realtà il sotteso è fondamentalmente questo, ed è fondamentalmente un sotteso profondamente discriminatorio e abilista, perché se si fa una sorta di come dire, di riflessione emancipativa per l'autismo, non vedo perché non debba essere fatta per tutti. Non vedo perché la discriminante debba essere, ad esempio, la disabilità intellettiva, oppure la presenza o assenza di linguaggio, no? E questa etichetta di sindrome di Asperger, e questo è una, come dire, è una precisazione, più che una precisazione, una riflessione che volevo lanciare, perché giustamente mi è stato chiesto, quando abbiamo comunicato che volevamo fare questo intervento, perché proprio voi, che come associazione avete sempre preso le distanze e sempre posto in critica, in discussione l'uso del termine sindrome di Asperger, volete fare questo evento proprio nella giornata dedicata alla sindrome di Asperger. Non è una contraddizione, sì, è una contraddizione, ma alla base c'è un po' la volontà di non lasciare appunto alla narrazione in questo giorno dell'autismo esclusivamente come di spazio a quel tipo di retorica, ma provare a fare una narrazione differente, e un po' perché in realtà credo proprio che sia una questione da affrontare, questa dell'utilizzo dell'etichetta, non perché ci piace stare a parlare, come dire, del nulla dalla mattina alla sera, perché poi alla fine sono parole, come dicono tanti, ma perché attraverso questo tipo di riflessioni si sviluppano delle consapevolezze, si sviluppano delle sensibilità e magari si matura una sensibilità pure un po', appunto, un po' meno abilista, no? Cioè tutti quanti siamo abilisti, non è che si parla da un piedistallo. Chiunque di noi, esattamente come si parlava prima di cultura normocentrica interiorizzata, all'interno della cultura normocentrica c'è come dire, la parte abilista che è ugualmente interiorizzata sia nelle persone abili che nelle persone disabili, no? E quindi, ecco, volevo un attimo ragionare di questo. Volevo concludere con un altro paio di passaggi del libro, così ci salutiamo, e sono questi. L'insieme e le tattiche elaborate dai genitori, nonché dai figli stessi, per evitare o affrontare immagini sociali svalutanti, non sembrano elaborare un apparato legittimante capace di costituirsi come universo simbolico compiuto. Quindi, di fatto, ad oggi, tutte queste varie strategie, probabilmente proprio perché sono così, come dire, distanti anche le une dalle altre, fanno fatica ad integrarsi in una sorta di azione culturale comune, coerente, no?
In linea con i Critical Autism Studies è necessario indagare quindi le relazioni di potere che danno forma al campo dell'autismo, valorizzare le narrazioni che sfidino le prospettive dominanti, in particolare quella biomedica, ed elaborare approcci teorici e metodologici inclusivi. Quindi se avete qualcos'altro da aggiungere, altrimenti io vi ringrazio tantissimo e spero in realtà di poter ripetere magari anche l'esperienza in modo da approfondire anche tutto il resto delle mie lista, perché sono rimasta insoddisfatta di non essere riuscita a parlare di tutto, però credo che sia stato comunque molto significativo poter approfondire questi spunti. Ringrazio quindi Alice per tutto il suo lavoro che ha portato appunto alla realizzazione di Pinguini nel deserto e per la sua partecipazione e la disponibilità a confrontarsi con noi. Ringrazio Tiziana, che poi vedrete successivamente, e anche Katiuscia e Antonio, che interverranno anche nei successivi confronti. Grazie a voi. Grazie. Sì, scusa, dobbiamo ringraziare te Alice che ci hai portato insieme, quindi viva te, grazie. Grazie. Nel frattempo facciamo giusto 5 minuti di pausa, dopodiché ci riconnetteremo e ci saranno Enrico Valtellina e Fabrizio Canfora che faranno un dibattito interessante su temi come sempre centrali e significativi. Grazie a tutti e a tra pochissimo. Grazie, arrivederci, ciao.